Mmm, buono. Bologna è bella. Ciao Giulio, come stai? Tutto bene. 10 su 10 risposte giuste nel test di italiano. Sono bravo. Bello, buono, bravo, bene. Sembrano tutte parole uguali quando si impara l'italiano. Ed è vero. Alcune volte sono parole molto simili e altre volte sono parole molto differenti. In questo video andiamo a vedere come usarle bene. Iniziamo. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Parliamo un secondo di grammatica, giuro un secondo, e analizziamo queste 4 parole. Bello, bravo e buono sono aggettivi. Questo significa che si riferiscono ad un sostantivo e danno un'informazione in più su questo elemento della frase. Un bel libro, un bravo studente, un buon pranzo. Sono aggettivi che espandono il significato del sostantivo, del nome. Come sai, di solito nell'italiano parlato si usa l'aggettivo dopo il sostantivo. Un libro interessante, non un interessante libro. Un pranzo tipico, non un tipico pranzo. Un video istruttivo, non un istruttivo video. Questi 3 aggettivi, bello, bravo e buono, sono un po' particolari perché si usano spesso prima del sostantivo. Farò un video in futuro per spiegare meglio quando usare un aggettivo prima o dopo il sostantivo. Bene, invece, è un avverbio. Anche gli avverbi in grammatica, come gli aggettivi, danno un'informazione in più su un altro elemento della frase. Ma in questo caso non sul sostantivo, non danno informazioni aggiuntive sul sostantivo, ma danno informazioni sul verbo. Per esempio, dormire bene. Ho precisato in che modo dormo. Quindi dormire bene, dormo bene. Oppure l'opposto, dormire male. Iniziamo dagli aggettivi e vediamo le situazioni in cui usare singolarmente ogni aggettivo. Bello, come ogni altro aggettivo, è possibile declinarlo secondo il genere e il numero. Bello, maschile singolare, bella, femminile singolare, belli, maschile plurale, belle, femminile plurale. Bello è anche un aggettivo particolare perché si comporta come un articolo determinativo, il, lo, la, eccetera. Questo significa che cambia la sua forma a seconda del nome che lo segue. Quindi se io dico il ragazzo, i ragazzi, diventa il bel ragazzo, i bei ragazzi. La ragazza, le ragazze, la bella ragazza, le belle ragazze. L'uomo, gli uomini, il bell'uomo, i begli uomini. Chiaro? Funziona come un articolo determinativo. Parliamo ora dei vari significati di questo aggettivo. Il primo significato di bello è quello che riguarda l'estetica. Quindi bello esprime un giudizio soggettivo positivo
sull'apparenza di una cosa, di una persona, di un paesaggio. Quindi ha a che fare con il senso della vista, con gli occhi. Carlo è un bel ragazzo. Jacopo ha una bella casa. Il mare è così bello. Facile, no? Un secondo significato di bello che non riguarda l'estetica è gradevole, piacevole, gradito, qualcosa che è fatto bene. Oggi guardo un bel film. Che bella lezione di inglese! È il viaggio più bello della mia vita. Bello si può usare anche come sinonimo dell'aggettivo grande. È un bel problema, è un grande problema. Mi preparo un bel piatto di pasta, un piatto grande. Luca ha un bello stipendio, quindi uno stipendio alto in questo caso. Per il momento queste sono le costruzioni che ci interessano dell'aggettivo bello. Diamo un'occhiata ora all'aggettivo bravo. Lo decliniamo in genere e in numero. Bravo, bravi, brava, brave. Questo aggettivo si comporta normalmente, per fortuna, non segue la costruzione degli articoli. Bravo indica un giudizio positivo nei confronti di una persona nel lavoro e nella società in generale. Facciamo degli esempi. Sono un bravo cuoco, ho molta esperienza, quindi esprimo una capacità, un'abilità, una competenza di una persona nell'ambito del lavoro, in questo caso la cucina. È un bravo regista, fa dei film molto belli. Sono bravo a cucinare. In questo caso bravo è seguito dalla preposizione a più il verbo all'infinito. Come dicevo, posso esprimere un parere positivo verso una persona in generale nella società. Sandro è un bravo papà. Sei una brava persona. Che brava bambina. Il papà, la persona, la bambina si comportano bene, sono educate, rispettano le regole e le altre persone. Attenzione, con l'aggettivo bravo non parliamo mai di cose o di oggetti. È sbagliato dire questa è una brava lezione, questo è un bravo video. È giusto? Questa è una bella lezione. Questo è un buon video. Passiamo ora all'aggettivo buono. Buono si declina come ogni altro aggettivo. Buono, buona, buoni, buone. Questo aggettivo si comporta come gli articoli indeterminativi, un, uno, una. Quindi abbiamo la forma buon. Un amico, un buon amico, dei buoni amici. Un'amica, una buona amica, delle buone amiche. Uno studente, un buono studente, dei buoni studenti. La parola buono ha davvero tantissimi significati. In questo video vediamo i più importanti. Il primo significato dell'aggettivo buono è legato agli odori e ai sapori. Esprime un parere positivo su qualcosa che mangiamo e beviamo. Quindi ha a che fare con il senso del gusto e dell'olfatto. Gusto e olfatto. La torta non è bella, ma è molto buona. La pizza ha un buon sapore. I biscotti fanno un buon odore.
Si può usare buono anche per esprimere una qualità positiva generica di una persona e anche di una cosa realizzata bene. Carlo è un buon amico. Posso fidarmi di lui. Questa è una buona idea. Andiamo da Gino. È un buon ristorante. Se uso buono dopo l'aggettivo, questo cambia di significato e ha il significato di gentile, generoso, ma anche calmo, tranquillo. Carlo è un ragazzo buono, è una persona di buon cuore. Il mio cane è buono, è calmo, non è pericoloso. Lei è una bambina buona. E poi non dimenticare l'uso di buono in espressioni molto comuni, quasi idiomatiche, come buona giornata, buon Natale, buone vacanze, buon lavoro. Come traduci buon lavoro nella tua lingua madre? Esiste un'espressione equivalente nella tua lingua per augurare una giornata positiva di lavoro ad una persona? Scrivilo qui sotto nei commenti, sono curioso. E infine arriviamo a bene. Bene è un avverbio, quindi significa che è invariabile. Esiste solo la forma bene. E come si usa? È semplice, questo avverbio si usa come gli aggettivi buono e bravo, ma con i verbi. Quindi se guardiamo gli esempi precedenti, sono un bravo cuoco, sono un buon cuoco. Cucino bene. Come stai? Sto bene. Sono stanco perché non dormo bene. Dormo male. Quindi bene è un avverbio di modo perché descrive il modo in cui cucino, sto e dormo. In che modo dormi? Dormo bene. Un errore tipico quando si impara l'italiano è usare in modo sbagliato l'avverbio bene. Vediamo un esempio. Come va la vacanza? È bene. Questo è scorretto. Devo dire va bene. Come va la vacanza? Va bene. È una bella vacanza. Vedremo poi più nel dettaglio le analogie e le differenze tra gli aggettivi buono, bello e bravo. In questo video mi sono concentrato su un confronto generale tra queste parole. Quindi analizzeremo le singole differenze di queste parole prima e dopo il sostantivo. Lo so, erano tante informazioni, ma se sei arrivato fino a qui, spero che il video sia stato utile. Se è così, condividilo. Ci sono degli esercizi su questo argomento sul mio sito, se vuoi fare pratica. Scrivimi una frase in cui usi una di queste parole. Io ti aspetto ad un nuovo video e buona giornata e buono studio. Ciao!